Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi parliamo dell'anello di congiunzione fra l'uomo che cammina e l'uomo che arrampica, la via ferrata. Se siete degli amanti della montagna vi sarà capitato di vedere gente abbarbicata alle rocce come delle cozze patelle e attaccate ad un cavo di acciaio. Ebbene sì, le vie ferrate sono proprio quelle, cioè dei percorsi attrezzati dove senza cavo, scalette, staffe e gradini saremmo costretti ad arrampicare. Oppure saremmo costretti a tornare indietro perché ad esempio io non lo saprei fare. E quindi eccolo qui l'anello di congiunzione fra il camminatore e l'arrampicatore, il ferrante, no, il ferraiuolo, vabbè, quello che fa le vie ferrate, dai. Quindi la via ferrata è l'ideale per chi vuole mettersi alla prova prima di approcciarsi davvero all'arrampicata, perché ci darà la possibilità di mettere alla prova il nostro senso di vertigine, iniziare a prendere confidenza con pareti verticali, e poi vuoi mettere la soddisfazione di farti le foto con imbrago e caschetto quando non sei capace neanche di farti il nodo alle scarpe. È perfetto per Instagram. Queste vie sono suddivise dal CAI per gradi di difficoltà, proprio come i sentieri escursionistici. La sigla che contraddistingue le vie ferrate è quella di EEA, cioè Escursionisti Esperti Attrezzati. I gradi di difficoltà sono 5. Il primo grado, con la sigla F, sta per facile, è un percorso solitamente poco esposto, dove sono presenti cavi metallici e catene che ci danno una maggiore sicurezza. Praticamente una passeggiata leggermente esposta. Il secondo grado ha la sigla PD, cioè poco difficile. È un percorso di media durata con esposizione contenuta, in cui però possono essere presenti dei brevi tratti verticali. È un primo assaggio di quello che vi aspetta nei gradi successivi. Il terzo grado ha la sigla D e sta per difficile. Ferrata di media o lunga durata che richiede una buona preparazione fisica. A questo livello si possono incontrare tratti a strapiombo. E questa inizia a essere una bella prova, dai. Quarto grado, MD, molto difficile. L'itinerario presenta esposizioni e sequenze tecniche in serie. Sarà un percorso praticamente verticale e il numero di infissi artificiali inizia a scendere. Qui si inizia a fare sul serio, ragazzi. Quinto e ultimo grado è ED, cioè estremamente difficile. Per affrontare queste vie sono richieste competenze in tecniche di progressione in parete. Gli infissi artificiali sulla parete scendono veramente al minimo. Insomma, se siete alle prime armi, andateci soltanto se fra i vostri parenti c'è Spider-Man. Come avrete intuito, io non sono un esperto di arrampicata o di vie ferrate, quindi invocherò i poteri di Campobase, il negozio specializzato in cui mi trovo, e questa volta farò un'evocazione umana. Voldemort, spostati. Sono felice di presentarvi la nostra esperta di arrampicata, Sandra! Ciao! Ciao Sandra, grazie innanzitutto per darci una mano. Sandra, ho bisogno del tuo aiuto per rispondere a 2 domande importantissime, così io evito di dire minchiate. La prima domanda fondamentale è: che cosa serve per fare una via ferrata? La seconda è: quali sono i pericoli per fare una via ferrata e come evitarli? Ragazzi, se volete prendete appunti, se no concentratevi sul video, tanto vi scrivo tutto in descrizione. Come vi voglio bene. Quindi Sandra, che cosa ci serve per fare una via ferrata? Per fare una ferrata ci serve un po' di allenamento sulle nostre gambe, ci serve anche un po' di allenamento di braccia, non specifico ovviamente, però non essere proprio debolissimi. Mentre per quanto riguarda l'abbigliamento, le scarpe, cioè come dobbiamo andarci a fare una ferrata? E vestiti da montagna in base al luogo, chiaramente, dove si trova la ferrata. Ci sono ferrate che sono dislocate a varie quote. Chiaramente meglio avere delle scarpe un po' robuste, perché dobbiamo affrontare i percorsi anche su gradini, scalette. Per chi se li fosse persi, noi abbiamo già fatto un paio di video su come vestirsi in montagna, sia in estate che in inverno. Ora, in inverno non si fanno le ferrate perché avere a che fare con scalette ghiacciate non è proprio il caso. Facciamo la fine Limitato agli esperti. Limitato agli esperti in inverno. Eventualmente. Benissimo, quindi se avete dubbi su come vestirvi in estate, guardatevi il video su cosa ci serve per fare il Cammino di Santiago o lunghi cammini. Invece per quanto riguarda le scarpe, vogliamo specificare che cosa proprio ci serve come scarpa? Una scarpa che abbia sicuramente una suola un po' consistente, non troppo morbida, perché dobbiamo salire appunto i gradini e dobbiamo anche fare qualche passetto su roccia, quindi che abbia un po' di puntamento, un po' di trazione, non sia proprio
diciamo una scarpa da trail running, ecco, sarebbe sicuramente forse da evitare, ecco. Ora però passiamo alle cose pratiche. Sandra, che cosa ci serve per fare una via ferrata come attrezzatura? Partiamo dal casco. Il casco, benissimo. Che casco ci serve per fare una via ferrata? Serve un casco omologato da alpinismo. E che caratteristiche deve avere questo casco omologato da E quindi alpinismo? la sua omologa, ovviamente abbastanza leggero, abbastanza comodo per noi, della nostra Ok. taglia, areato possibilmente. Ok Sandra, ma quindi questo qui non andrebbe bene per fare una ferrata? No? Bene Sandra, quindi ora descrivici 2 caschi che potremmo usare per fare una ferrata, va. Sì, i due caschi sono in realtà molto simili, le caratteristiche sono comuni, stesse omologazioni. La principale differenza tra questi due caschi è il peso. Quindi un casco che sta sui 300 grammi e un casco che sta poco sopra i 200 grammi. Ok, come si chiamano questi Questo 2 si caschi? chiama Boreo Ok. della Petzl Della e Petzl. questo si chiama Meteor, sempre di Petzl. Sono molto leggeri, comodi e ventilati. Quindi perché dobbiamo avere un casco? Cioè perché è fondamentale avere un casco durante una ferrata? Allora, sì, passiamo sotto le pareti, possono cadere dei sassi dall'alto, Ok. che possono essere mossi da chi ci sta avanti, precede. ma anche da un corvo, da un gracchio, da un qualsiasi animale, e poi possiamo anche cadere appunto in ferrata e il casco ci protegge. Cioè deve essere un corvo fortissimo però per far cadere Sì, dei maschi. più gracchi che corvi, Più- in effetti. Cioè non è più Il probabile che gracchio magari alpino. ci passa una capra sopra e ci fa cadere una cosa. Sì, anche un camoscio. Un camoscio, sì, sì, sì. Poi il no. corvo, però mi è piaciuto Vabbè, che hai scelto il corvo. Però è meglio il come- gracchio, perché i corvi non ci stanno in montagna. Ma che è il gracchio? Il gracchio alpino, cioè, però ma i gracchi buttano giù i sassi. Questi gracchi bastardi, gracchi vi odio. Ok, ora passiamo al secondo articolo che è fondamentale per fare una ferrata. Di che cosa parliamo? Parliamo dei guantini. I guantini, ok. Perché dobbiamo portarci dei guantini in una ferrata? Ce li portiamo perché dobbiamo utilizzare dei cavi, appunto, e quindi poi il cavo può essere rovinato. Oppure scivolando facciamo troppa trazione e ci consumiamo le mani e quindi ci proteggiamo. Ci serve il Ci guanto, serve. assolutamente. Vai, facciamone vedere 2 al volo. Start fingerless di Camp, Ok. che è un guantino in tessuto prevalentemente con un rinforzo in gomma sul palmo, che è quello che appunto ci proteggerà. Le dita sono libere ovviamente per avere sensibilità sia sulla roccia che sull'attrezzatura. Per chi invece vuole più protezione, un guanto in pelle. Qual è la differenza? La resistenza, ovviamente un guanto più resistente forse durerà di più nel tempo. Però è un po' più caldo, è un po' forse. più caldo, potrai aspirare un po' meno, puoi Mm. sudare un po' di più. Ed entriamo nel vivo adesso, passiamo a una parte fondamentale, qual è? L'imbragatura. L'imbragatura. Oh ragazzi, mi raccomando, su questi 2 articoli non fate i genovesi, pensate che ci state appendendo la vostra vita, eh? Da che cosa è composto di solito un imbrago? Allora abbiamo chiaramente la cintura, Ok. i cosciali, Dove ci infiliamo le gambe esatto, praticamente. quindi lo infiliamo quasi come un pantalone. Ok. E abbiamo poi il ponte che unisce il fascione con i cosciali, collegati da un anello di servizio che è importante in ferrata perché è dove collegheremo il nostro set. Bene, iniziamo col primo imbrago. Cosa ci proponi? Allora, questo è il Corax di Petzl, un imbrago veramente versatile, adatto a tutti. Ha Ok. ben 4 regolazioni, 2 sul girovita e la regolazione sul cosciale. Questo ci consente veramente di indossarlo con facilità su qualsiasi tipo di abbigliamento. Passiamo al secondo. Vai. Sì, possiamo portare anche un imbrago da arrampicata sportiva propriamente detto, cioè non ha la regolazione sui cosciali, una sola regolazione in vita, molto più leggero, molto più compatto. Se lo preferiamo possiamo farlo. Dobbiamo solo sapere che chiaramente è un po' meno adattabile all'abbigliamento e forse ha gli scarponi troppo grossi se abbiamo dei piedoni. Pippo Baudo, mi dispiace, questo non lo puoi usare. Ok, questo è l'ultimo imbrago che proponiamo ed è il mio preferito, lo so, perché io sono uno che vuole le cose pratiche, veloci e leggere. Vai. Vabbè, usciamo un po' fuori dagli schemi classici, però lo proponiamo lo stesso perché comunque non è sbagliato, è un imbrago omologato. È proprio per chi magari fa brevi tratti o forse lo userà perché forse la ferrata, forse no, chi lo sa che succede. E ci portiamo questo che è niente, un pacchettino piccolissimo, ha il suo anello centrale, si indossa anche senza alzare i piedi da terra. Fantastico.
Pazzesco, sì, e quindi è semplice, è solo più scomodo, cioè se sto appeso è solo una fettuccia, una imbottitura. Io infatti ho chiesto ad Alessandro, ho detto, ma se io devo fare ad esempio un'alta via in Trentino dove ci sono molti tratti da sentieristici e solo alcune tappe presentano dei tratti di ferrata. Ho detto, ma mi devo portare presso tutto l'imbrago, le cose? Sì, però possiamo optare per qualcosa di un po' più pratico e leggero, tipo questo. Sì. Ok, e ora passiamo alla parte veramente quella a cui ci appendiamo la vita proprio, come si suol dire, cioè il set da ferrata. Che cos'è? Il set da ferrata è un collegamento appunto tra noi e la ferrata, quindi tra il nostro imbrago e la ferrata. Aspetta, ne prendiamo uno, ne prendiamo uno e più. Eccolo. Vai. Abbiamo il collegamento all'imbragatura che è sempre evidenziato con un colore brillante, il pacchetto dissipatore che è quello che ci farà la frenata e assorbirà la nostra caduta, e poi i due bracci con i moschettoni elasticizzati perché ci consentono più libertà di movimento senza darci troppo ingombro e fastidio. Ok Sandra, però visto che ci dobbiamo appendere la nostra vita, ci spieghi un attimo come funziona questo dissipatore e questo set da ferrata? Allora, i dissipatori ormai sono tutti a lacerazione. Possiamo trovare forse alcune aziende, come in questo caso Bled Diamond e forse anche quello ICT, che aggiungono anche una piccola piastrina di scorrimento all'interno del pacchetto. Ok. Però funziona la lacerazione, quindi sostanzialmente è una grossa fettuccia che è cucita, okay, e che piano piano quando prende lo strappo si separa, si distende, e la lacerazione di questa cucitura assorbe l'energia che viene prodotta dalla caduta. Ma allora io ti faccio una domanda da inesperto. Ma quindi appena io mi appendo al set da ferrata si apre la fettuccia? Ovviamente no, cioè deve subire uno shock importante. Quindi il volo non è un semplice inciampo o un semplice appoggio un po' dinamico, è un volo. Devi volare, devi fare insomma una scivolata, devi esatto, acquisire velocità, allora si apre il set da ferrata. Allora si apre il set da ferrata, quindi ci appendiamo tranquillamente, non è un problema. Invece, una volta che il set da ferrata dovesse aprirsi malauguratamente, siamo caduti, ok, ma possiamo sostituirlo o dobbiamo... Quando torniamo a casa lo compriamo nuovo. Ah, si compra nuovo, appunto, ragazzi, cioè non lo potete ricucire, questo è importante. Una cosa importante, questi set da ferrata si distinguono per capacità di peso, cioè possono sopportare dei range di peso, giusto? Sì, sono omologati, l'omologazione, lo trovate scritto comunque su tutti i set, va dai 40 kg ai 120 kg. Questo chiaramente significa che dobbiamo rimanere in questo range, vuol dire che le persone che sono troppo leggere come i bambini, il set da ferrata glielo possiamo anche dare, ma sicuramente devono essere assicurati da una corda. Da una corda, quindi bambini solo con persone esperte. Bambini piccoli, quindi sotto i 40 kg, un bambino già adulto, quindi consapevole. Sì, a seconda del peso. Sì, Ok, come si assicura il set da ferrata al nostro imbrago? Ce lo puoi far vedere? Eccoci, prendiamo il set, infiliamo l'asola dentro l'anello di servizio e dentro l'asola ripassiamo tutto il nostro set finché non facciamo uscire tutto fino al pacchetto col dissipatore. Come si chiama questo nodo? Bocca di lupo. Bocca di lupo. Quindi ora Sandra ti chiedo di proporci due set. Uno è quello che hai già in mano. Che set è? Questo è un set della Bled Diamond, è più o meno una tipologia di set base da ferrata. Ok. Che tipo di chiusure ha? Esatto, i due moschettoni generalmente poi fanno un po' la differenza perché le varianti in realtà sono più che altro queste. E quindi abbiamo o dei moschettoni con un'apertura con la sicura a molla. Ok, come questo. Esatto, come questo qui. Quindi abbassiamo questa ghiera di sicurezza a molla che ha un ritorno, vedi, a molla che si richiude da sola. Quindi vuol dire che se sbatte accidentalmente chiaramente non si apre. Ne abbiamo due, quindi siamo tranquilli. Questo set invece costa un po' di più, ma è un po' più sofisticato. Perché, Sandra? Allora, abbiamo l'asola con un elastico, ci consente di inserire più facilmente il pacchetto. Una comodità. Esatto, perché si dilata, quindi abbiamo più facilità. Il pacchetto in questo caso è meno compatto di quello precedente, quindi un po' più lungo, necessita di questo accorgimento. Ok, ma questo è il punto fondamentale, cioè che cos'è qui questo? Abbiamo il punto fondamentale, qui abbiamo un girello, addirittura qui a 3 vie.
e quindi vuol dire che procedendo in ferrata non ci attorcigliamo le perché braccia siamo distratti e quindi non guardiamo bene. Che chiusure hanno questi moschettoni? E qui invece abbiamo una chiusura, diciamo, chiamiamola a pinza adesso, insomma, possiamo chiamarlo come ci pare, ma insomma una chiusura agevolata, cioè afferrando il moschettone e stringendo la mano apriamo subito. Non abbiamo il lavoro del dito che deve portare giù una ghiera. Perfetto. Quindi è molto intuitivo, molto facile, e i moschettoni in questo caso sofisticati, super è fichissimo. leggeri. E ora Sandra, la domanda che tutti temiamo: quali sono i pericoli, cioè qual è il pericolo di fare una ferrata? Fare una ferrata significa esporsi comunque a dei pericoli che possono essere oggettivi e non dipendere da noi. Ok. Perché la montagna è un ambiente di avventura. Pericoloso. Di avventura comunque, diciamo che ci sono sempre dei rischi, ma cerchiamo di tenere tutto sotto controllo. Quindi abbiamo l'attrezzatura giusta, abbiamo preso tutte le precauzioni del caso, possibilmente l'esperienza giusta. Può capitare però di fare un errore, quindi di volare. Abbiamo il set che ci consente di non morire, quindi non mandarci al Camposanto, ci manderà però forse all'ospedale probabilmente, perché la caduta in ferrata ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze, perché allora se noi siamo attenti quindi e usiamo tutto correttamente e siamo cauti, diciamo il rischio di morire è veramente basso, però cadere, comunque fare un volo comunque di qualche metro può procurarci delle lesioni, possiamo sbattere, cioè... Non sappiamo quello che può succedere, cioè comunque non bisogna cadere, come non bisogna inciampare su un sentiero esposto, perché cadere su un prato ripido ci fa ugualmente un sacco di male. Assolutamente. Ma quindi vogliamo dare qualche consiglio per diciamo ridurre ancora di più al minimo i rischi su una via ferrata? Beh, sicuramente attenzione massima, sempre concentrati, prepararsi adeguatamente, conoscere il percorso, quindi aver chiesto magari informazioni, aver letto. Se siamo dei principianti, possiamo dirlo, e vogliamo iniziare a fare delle ferrate, andiamoci con qualcuno che magari ha una certa esperienza anche di alpinismo, sempre, o comunque partire sempre in maniera graduale, quindi da percorsi molto facili all'inizio. Assolutamente. E mi dicevi anche che era importante avvisare prima di partire. Certo, poi chiaramente, come un po' tutte le gite in montagna, dobbiamo sempre comunicare a qualcuno dove stiamo andando, quando pensiamo di ritornare. Quindi può essere il gestore del rifugio, può essere l'albergatore, può essere un amico che ci aspetta la sera a cena, deve sapere dove ci siamo diretti e quindi quando torneremo. Ultima domanda, mettiamo il peggiore dei casi, cado in ferrata, mi si apre il set, rimango appeso, cosa devo fare secondo te? Sicuramente, allora, se sono da solo devo cercare di chiamare i soccorsi, se sono in compagnia, che è la cosa augurabile, perché abbiamo detto che da soli comunque sicuramente il rischio si alza. E il nostro amico, se è in grado, è un esperto, ci può operare delle prime manovre di soccorso, altrimenti comunque avvertire il soccorso. Quindi ragazzi, a prescindere, anche se pensate di non esservi fatti niente, è meglio sempre chiamare i soccorsi. Grazie Sandra, il tuo aiuto è stato fondamentale. Ora puoi tornare ad arrampicarti su superfici impossibili oppure a redarguire clienti che dicono cazzate. No, perché sappiate che se venite a Roma, in Viale Regina Margherita a Campobase, e dite eresie, Sandra è una di quelle che vi cazzierà. E a buon ragione, anche perché con la montagna non si scherza. Grazie Sandra, sei stata gentilissima, alla prossima. Grazie a voi. Se questo video ti è stato utile, iscriviti, metti un like e soprattutto condividilo con una persona con cui vorresti fare una ferrata. Ripetiamo, mi raccomando, la sicurezza prima di tutto, andateci solo con persone esperte le prime volte, soprattutto iniziate da gradi bassi. Buon divertimento sulle vie ferrate e un saluto dal capitano dei camminatori cretini e tutto lo staff di Campobase. Ciao!